sarebbe un po' riduttivo da parte mia oggi venire a parlare esclusivamente del progetto Twizy. Dobbiamo partire un pochettino da lontano, perché sennò è troppo semplicistico. Come voi sapete, questa è un'immagine molto famosa, si trova su internet, su Google, e ci fanno capire che tutte le volte che ci sono state delle crisi economiche molto forti in paesi importanti come gli Stati Uniti, che poi automaticamente vanno a toccare l'Europa, arriviamo al giorno d'oggi, 2006, ci siamo ancora nella crisi forte, fortissima, soprattutto peggiore di quella del 29 perché è una crisi globale. Queste due slide servono semplicemente a farci capire che quando noi abbiamo delle forti crisi, se andiamo a studiare un pochettino quello che è successo nella società, ci rendiamo conto che le grandi dimostrazioni di innovazione e di volontà di uscire dalla crisi e la crisi stessa provoca un certo numero di persone, la stragrande maggioranza delle persone è passiva di fronte a una crisi, la subisce, però c'è un gruppo di persone, di aziende che invece lavora per cercare delle soluzioni alternative e queste soluzioni alternative, per fortuna, molte volte riescono ad avere un impatto sulla società per migliorare o per aiutare quella società ad uscire da quella crisi, magari non in tempi rapidi, però in tempi più lunghi, però creano dei nuovi trend. E quindi se noi vogliamo possiamo benissimo associare l'idea di certi cambiamenti epocali, basta pensare al TGV, quindi se noi pensiamo a questo, non possiamo non pensare a quando è stato eletto per la prima volta Barack Obama, Presidente degli Stati Uniti, il quale durante la sua campagna elettorale, con molto coraggio, questa volta con estrema serietà, dichiarò: se io vengo eletto, io voglio che le energie rinnovabili e tutto ciò che è sustainable design abbia dei veri e propri investimenti, riceva un aiuto statale per poter aiutare finalmente in modo serio queste tecnologie e tutti coloro che ci credono, e io sono uno di quelli, finalmente a fare qualcosa di concreto. Nel 2007 il nostro presidente Carlos Ghosn, sinceramente anche un po' a sorpresa rispetto a noi operatori poi sul campo, dichiarò al Salone di Ginevra: noi usciamo con una vettura, anzi con 4 veicoli, perché noi saremo i primi a mettere in produzione una gamma di veicoli elettrici. Partiamo dal Kangoo, che è semplicemente il Kangoo di oggi, ma con una nuova motorizzazione, quindi una meccanica. Poi abbiamo la Renault Twizy, che è stato in realtà il primo progetto che ha introdotto la gamma elettrica. Poi abbiamo Fluence e abbiamo Zoe, che è l'ultima arrivata. Ad oggi i numeri dicono che abbiamo già superato le 20.000 unità vendute, se poi mettiamo insieme anche ciò che fa Nissan con la Leaf, siamo già a 100.000 veicoli venduti, c'è ovviamente anche il mercato americano che dà una mano in queste vendite per quanto riguarda Nissan. Noi abbiamo ripresentato questo progetto in tutte le sue 4 configurazioni al Presidente, e insieme in modo autonomo decidemmo che avremmo sviluppato esclusivamente il progetto a 2 posti, 4 ruote, facendo anche un piccolo prestudio di marketing e di clinic test in 4 città internazionali europee per cercare di capire se questa scelta effettivamente era una scelta giusta. Ci siamo detti: forse effettivamente è arrivato il momento di prendere quel sogno di tutti noi quando eravamo a scuola, chi non ha fatto il veicolo elettrico ad uovo, facendolo come progetto di tesi, sperando che poi un costruttore passava, ci assumeva, perché per quel progetto lì, ovviamente questo non è mai successo, però possiamo dire finalmente, io ne sono contento, che io invece faccio parte di quell'azienda che mi ha dato la possibilità di essere design manager di un progetto del genere. Quindi già da subito vedete che eravamo su 4 ruote, 2 posti in tandem, con un approccio un po' moto design, piccolo veicolo, un po' giocattolo, allo stesso tempo che strizza l'occhio all'industrial design per dare una connotazione di praticità, perché la cosa importante è che quando noi abbiamo iniziato questo progetto, quello che ci siamo detti con i designers e con tutti coloro che ci hanno lavorato su, noi non dobbiamo scimmiottare quelle che si chiamano in Francia le voiturettes, come le piccole Ligier, perché altrimenti facciamo un'auto da cartone animato e sarebbe il più grave errore che possiamo fare. Noi invece dobbiamo dare un'identità molto chiara, primo perché dobbiamo dimostrare, già vedendo il veicolo, che questo è un veicolo
strano, è diverso. Questo veicolo probabilmente non ha un motore come la macchina di mio padre o la macchina che ho a casa. E allo stesso tempo dobbiamo dimostrare, con il suo design, con la sua ergonomia, quindi con il suo modo la sua concezione, di far capire che questa macchina deve essere estremamente funzionale per quello che sarà il suo uso abituale, cioè la città. Quindi dimensioni ridotte, sicurezza, non ci dimentichiamo che la Twizy ha un airbag sul volante, ha anche le barriere anti-intrusioni nelle porte ad ala di farfalla, ha anche la cintura di sicurezza e, dulcis in fundo, in ultimo ma non perché meno importante, la capacità di dotare a questo veicolo un design che sia veramente seducente, quindi molto sexy, molto interessante, molto bello, insomma. Volevamo un po' suscitare l'effetto sorpresa che la Smart molto intelligentemente fece molti anni fa, ovviamente secondo quelli che sono i nostri canoni design, per creare in un certo senso in Renault la capacità di dire: noi stiamo generando per la prima volta nella nostra azienda quello che potrebbe essere un codice design per veicoli elettrici. Qui ci sono le tavole di ispirazione un pochettino che avevano ispirato i designers che poi sono stati scelti, un concetto diciamo molto semplice, però diciamo che per certi versi questo concept strutturale di architettura prodotto è stato poi rispettato. Qui c'è François Leboin che è il nostro designer maître del design degli esterni e un po' anche degli interni. Qui durante le nostre presentazioni con Patrick Lecharpy di spalle, sulla destra, e Eric Diemer che è il direttore del design per Renault Sport, perché poi è la sezione di Renault Sport che ha portato in produzione il veicolo, il prototipo che noi avevamo realizzato. La cosa interessante nel sviluppare questo progetto è che, visti i tempi dati dal nostro presidente, quindi dovevamo correre, io e Lecharpy abbiamo a tavolino, ci siamo un pochettino, non dico inventati, ma un po' reinventati, un processo design molto corto, facendo leva su una metodologia molto più rapida rispetto all'abituale, a quello che facciamo di solito in Renault. E questa metodologia oggi è diventata la nostra metodologia per sviluppare i nostri progetti all'R&D. Infatti noi abbiamo praticamente un anno di tempo dal bozzetto al prototipo con il design, quindi prototipi che vengono realizzati con pelli estetiche e non soltanto prototipi da test, tutto in un solo anno. In parallelo avevamo l'equipe di ingegneri che costruivano su CATIA, facevano tutti i loro calcoli, incominciavano a mettere insieme l'architettura del prodotto per l'ergonomia e per il prototipo, i quali prendevano le nostre matematiche in alias e ovviamente cominciavano a fare quello che è il classico matrimonio tra le due matematiche, facendo dei back and forth per poter fare delle modifiche là dove fosse necessario. Però la cosa interessante, e lo dimostra il prototipo finale che noi abbiamo realizzato e quello che è in produzione, che è leggermente diverso, e lo vedete dalle immagini, vedete che la grande differenza non ce n'è. Quindi questo vuol dire che abbiamo tutti lavorato abbastanza bene, di questo ne sono fiero, per non sviluppare un progetto presentato, approvato e poi trovarci in produzione qualcosa, non dico di profondamente cambiato, ma quasi un po' denaturato, cosa che purtroppo a volte succede ancora. Il primo prototipo funzionante, che aveva ovviamente qualche libertà di design in più, soprattutto sulla plancia, però gli stessi concetti della plancia poi sono rimasti quando abbiamo realizzato il design finale, con le stesse diciamo, dimensioni. Invece altri elementi come il posteriore potete vedere che, a parte qualche finezza, qualche licenza creativa su vernici e qualche volume leggermente più tondeggiante, il resto è rimasto invariato. Questo è il prototipo che abbiamo fatto guidare al nostro presidente e dopo essersi divertito un paio d'ore con il famoso panel di managers che ad alto livello prendono decisioni importanti, quella sera fu deciso di portarla in produzione nei tempi più brevi possibili. E la cosa importante è che Twizy è nata anche come business model. Vorrei ricordare che le vetture del gruppo Renault elettriche, quando voi le comprate, chi le compra non paga la batteria, c'è una specie di abbonamento. Questo dà l'opportunità di spendere molto meno soldi rispetto a una vettura dalla quale compriamo anche la batteria, che i costi sono molto alti,
E poi anche il car sharing era uno dei business model che noi avevamo messo in conto da realizzare, cosa che stiamo facendo. In Francia è già operativo, ma anche in Italia adesso è iniziato. Ho saputo che a Napoli, per esempio, esiste una piccola flotta di Twizy in car sharing. La cosa interessante è che poi abbiamo scoperto che ci sono dei privati che hanno comprato delle flotte di Twizy e su Parigi e altre città, ma anche per attività commerciali, la usano perché è positivo per il loro business. Fare il design di auto elettriche però non è soltanto una roba molto razionale che ha un po' di sexiness e cerchiamo di aiutare tutto ciò che è super funzionale, ma anche qualcosa di emozionale, di molto emotivo. E la Desira è un valido esempio. Infatti ho scelto 2 bozzetti per far capire fino a che punto possiamo arrivare a cercare un co-design di interni e di esterni di veicoli elettrici in Renault, specialmente l'interno secondo me parla molto chiaramente di cosa potrebbe essere, cosa potrebbe significare dire i nostri interni di veicoli elettrici domani potrebbero avere determinati parametri da rispettare, dal punto di vista architettonico, dal punto di vista design. E completo, e finisco, che vuol dire anche adrenalina, perché voi sapete il motore elettrico, Tesla è un esempio, dà l'opportunità di avere delle prestazioni notevoli e noi con la Twizy abbiamo fatto una Twizy Formula 1 che Vettel ha guidato, si è abbastanza divertito e con questo vi ringrazio per l'attenzione.